Qualche giorno fa io e alcuni amici abbiamo provato le nuove regole di Modifius per giocare ad Ankh-Morpork, usando i personaggi pregenerati e l'avventura compresa nelle regole base che si possono scaricare gratuitamente dal sito. Le regole sono molto basilari, pochi tiri sono richiesti e non sono previsti combattimenti, solo la storia che va avanti, modificata e scoperta poco per volta dai giocatori. Io mi sono divertito molto, anche perché ho fatto esplorare il mondo del disco di Sir Terry Pratchett ad amici che lo conoscono ancora troppo poco. Nello spazio c'è un mondo, chiamato il mondo del disco, che è un mondo piatto, appoggiato alla schiena di 4 elefanti che girano in tondo sopra il dorso di una tartaruga, la grande Atuin. Questo è un mondo dove la magia esiste davvero, così come esiste la morte rappresentata da uno scheletro di più di 2 metri con una tunica nera e una falce. Al centro del mondo, sul più grande continente, c'è un'altissima montagna innevata, residenza degli dei, mentre scendendo verso la costa di questo continente, vicino a un mare circolare, c'è una delle più antiche e conosciute città del mondo del disco, Ankh-Morpork. È una città antica, costruita per lo più da case di legno e tetti di pece, vicino a case più ricche, di pietre e mattone, bruciata più volte, probabilmente a causa delle case di legno e pece, invasa numerevoli volte, facendo entrare gli invasori, rendendoli suoi e derubandoli nel processo. Attualmente è controllata da una democrazia, con a capo il patrizio, Vetinari. La democrazia si basa su una semplice regola: un uomo, un voto. Vetinari è l'uomo e lui ha il voto. È stato lui a riunire le gilde della città, a fare in modo che stabilissero delle regole per la comune convivenza, ed è stato lui a fare in modo che la guardia cittadina tornasse a essere una vera forza di polizia, sotto il comando del capitano Sam Vimes. Altre figure di spicco nella guardia sono il comandante Carrot, il sergente Angua e il sergente Detritus. E poi ci sono i connestabili, i poliziotti, che girano per la città per proteggere e servire la città di Ankh-Morpork. Voi siete i connestabili e voi dovrete proteggere e servire. Vi è stato ordinato di recarvi al Santuario della Luce per draghi malati per investigare su un'intrusione. Gli ordini vi sono stati dati di persona dal comandante della Guardia Cittadina, Sir Samuel Vimes. Ricordate bene le sue parole. È stato particolarmente chiaro sul fatto che tutti e 3 i punti fossero ugualmente importanti: scoprire cosa è successo, proteggere gli abitanti di Ankh-Morpork, non causare più scartoffie del necessario. Ha anche menzionato che se vi servirà aiuto durante l'indagine, potrete parlare con il sergente Angua. Sta passando il giorno libero al Bucket su Grim Street, quindi non aspettatevi che sia contenta. Vi trovate ora sui ciottoli ordinati di Morphic Street, strizzando gli occhi sotto il sole mattutino. I cancelli in ferro battuto davanti a voi portano la scritta: qui ci sono draghi. Se questo non bastasse come indizio per confermarvi di essere nel posto giusto, una statua di un drago in cartapesta con una fessura in fronte si trova sulla destra del cancello. Sembra tenere un cartello malconcio con scritto: non lasciare che la fiamma si spenga. Voi siete davanti al Sunshine Sanctuary. Sotto potete vedere come è fatta la città di Ankh-Morpork. È una città che da nord e sud viene tagliata dall'Ankh, che è il fiume. Il fiume, come avrete probabilmente letto da qualche parte che è scritto, è un fiume molto sporco, molto inquinato, anche molto solido. Di solito se ci caschi da un ponte rischi di farti male perché atterri sul rigido e poi poco per volta sprofondi. Che schifo. E si muove molto molto lentamente. È tipo quei materiali che se li colpisci forte... Un liquido non newtoniano. Questo succede quando entra all'interno della città di Ankh-Morpork, perché da fuori invece non è così. Attorno alla città di Ankh-Morpork invece ci sono molti campi di cavoli, principalmente cavoli. Si basa principalmente su questo, la dieta di questi qua. E lì in alto a sinistra cosa c'è? La casa del Patrizio? È un parco, immaginati come un grande parco collinoso e con la strada che segue a circolo per salire sempre più in alto. Era probabilmente un vecchio posto rituale dove venivano fatti sacrifici umani e cose del genere, ma questo si tratta di tempi molto antichi. Un altro parco è quello che vedete sotto col laghetto, che è un parco molto simile a Central Park di New York, potete immaginarlo così. L'altra zona con molto verde, quello lì è il Palazzo del Patrizio invece. Questo qua subito sopra. Esatto. E sempre lì vicino si dovrebbe trovare anche l'Università Invisibile, che invece è questo quadrato qua. Mentre voi avete la sede centrale delle guardie, si trova nell'Isola degli Dei, che è l'isola centrale in mezzo alla città, mentre voi ora siete più o meno
in questa zona qua, in una zona che si chiama Scaurs. È una tranquilla mattina, attorno a voi ci sono delle case rispettabili e sentite soltanto un leggero odore del fiume Ankh. Quindi non è una zona malfamata. Non è una zona malfamata, è una zona abbastanza vivibile e tranquilla. C'è il santuario, è una casa all'interno di un recinto. Per chiudere il recinto c'è questo cancello a cui siete affacciati voi e dietro c'è la casa. La casa la vedete che è una casa molto grande, sembra costruita bene e in tempi antichi. Però vedete che metà della casa sembra essere sbruciacchiata, ha subito diversi problemi. Anche quella, tutto sbruciacchiato. È tutto sbruciacchiato, ma potete immaginare il motivo, perché qui all'interno, come dice il cartello, ci sono draghi. Volete presentarvi i vostri personaggi e descriverli agli altri? Allora, io sono il connestabile Cliff. Cliff è un enorme troll, sempre sorridente, con i denti di diamante sempre in bella mostra, con un sorriso irresistibile. È addetto alle pubbliche relazioni della polizia di Ankh-Morpork. Io so che parlo con la Sir, sono amica di vampiri e scienziati pazzi. Ah, mi stacco i pezzi e basta. Però ci siamo. Lo scopriremo giocando probabilmente. Il mio personaggio è un nano che è esperto di fotografia. Cosa fate all'interno della polizia voi? Facciamo. Il nostro compito è scoprire, proteggere e non creare troppe scartoffie. Però non è scritto qual è la mia particolarità all'interno della guardia, non me l'hai detta. So solo che cucio e sono un ottimo chirurgo. Siete tutti quanti connestabili, quindi il vostro compito è servire, proteggere e indagare sui crimini. In questo caso il crimine è un'intrusione al santuario per draghi malati. Sì, però lui per esempio è uno che fa le foto. Sei un medico legale, se vedi che qualcuno è morto, sai dire il motivo per cui sei morto. Ah, ok. Quindi c'è stata un'intrusione. Dovete indagare, quindi dovrete entrare. Suppongo che voi vi avvicinate al cancello e suonate campanello, gridate, non lo so. Come si chiama il nano? Surly, mentre te ti chiami? Igorina. Invece il troll si chiama? Cliff. Suoniamo questo dannato portone. C'è un campanello che dovete suonare, che dovete tirare per fare il. Vedete che arriva una signorina vestita tutta compita, con un abito chiuso fino al collo, un abito azzurro. Salve, signori connestabili, ditemi, siete qui per indagare? Oh, che bel vestito azzurro, signora. Mi chiamo Constabile Cliff. Saremmo qui per indagare. Lei sa di che cosa dovremmo indagare? Sì, c'è stata un'intrusione, ma prego, entrate, fate solo attenzione a. Ma hanno rubato qualcosa? È complicato perché non è che hanno rubato, però c'è qualcosa che manca. Fate attenzione a Raffly. Chi è Raffly? Vedete lì per terra, dentro al giardino, un drago, un draghetto, uno swamp dragon. I draghi sono degli animali più o meno larghi come un piccolo cane, con un muso affettuoso. Ora vi faccio vedere i draghetti. Questo è una specie di swamp dragon. Oh, che carino. Io però non ho capito cosa è successo. Cioè c'è stata un'intrusione ma non è successo. Cosa è successo? Non è una sola intrusione, ma noi siamo venuti per un'intrusione. Se ci dice che manca qualcosa, dovremmo un attimo verificare con il nostro comandante. Se dovete, va bene, noi potete parlare magari con Miss. Ma l'intruso è ancora qui presente? No, è successo stanotte, l'abbiamo ritrovato stamattina. L'intruso avete ritrovato? No, non abbiamo ritrovato l'intruso, abbiamo ritrovato. Quello che era stato preso? Abbiamo capito che c'era stata un'intrusione, perché Come l'avete alcuni capito? draghi mancano. Ah, mancano dei draghi. Ma potete parlare direttamente con Miss Rosy, è lei che se ne occupa. Faccio una foto al drago. E Raffly, perché ci dice di fare attenzione a Raffly? Raffly è uno dei draghi scomparsi? Ovviamente no. Scusa, è lì davanti. Ma ti pare che è scomparso? Davanti a voi, anzi ai vostri piedi, vedete Raffly, un draghetto chiamato Golden Deceiver, è un drago da guardia che è inconscio davanti al cancello per terra. Lo pungolo con il dito per vedere se si muove. Vedi che ti guarda con i suoi occhioni, alza un po' la testa, fa puff, e mentre fa puff, esce fuori una vampata. Tu lo sai che i draghi contengono fiamme e sono soggetti a esplosioni proprio del drago, nel senso che poi non ci sono più. Ah, ecco. Questa vampata ti arriva al naso e senti un fortissimo odore di alcol, che è più o meno strano perché di solito sanno di benzina. Hanno alcolizzato i draghi, li hanno fatti bere e poi li hanno portati via vetrano ubriachi. Adesso puoi fare la tua domanda. No, io non vorrei farmi odiare da Luca ancora di più di quanto già mi odi per una ragione che non ho capito, ma io non ho capito cosa è successo. C'è stata un'intrusione Hanno rapito dei draghi! e basta? Beh, basta. Ah, non si sa. Ah, Mancano dei draghi. Mancano dei draghi, dovete capire cosa è successo ai draghi. Una cosa forse che il santuario per draghi malati
è una struttura molto importante nella città di Ankh-Morpork, ma soprattutto è molto importante per la moglie di Sam Vimes, quella che ha creato questo santuario, è Lady Ramkin, che è la moglie di Sam Vimes, il vostro capo. Oh cazzo, ecco. Allora. Ok. Claudio ha annuito dicendo ok, Capito. ha capito tutto. Perché so chi è Sir Vimes, sto attenta. Chi è Sir Vimes? Diccelo. Sir Vimes è il capo delle guardie. È andata bene. Emma, la ragazza col vestito azzurro, vi porta dentro alla casa e vedete la casa ha delle zone che sono abbastanza abbrustolite, vedete che ci sono camere proprio chiuse a causa delle varie esplosioni che sono successe per i draghi, e altre invece sono sbucciacchiate, i tavoli, le sedie sono un pochino morsicate e un pochino annerite da fiammate. Di personale, quindi c'è solo questa donzella dal vestito blu e quella rosa. Ci siamo io e poi ci sono ogni tanto, dipende dal momento, ci sono delle altre Emma, svolgono la funzione di assistere i draghetti. Chiamate tutte Emma. Sì, ci chiamiamo Emma, è un caso, quelle tre che lavorano qua si chiamano Emma. Dove eravate voi, Emma, nel momento in cui è stata riscontrata l'intrusione? Eravamo a casa, Cosa ci facevate a casa? dormivamo perché era notte. Ma voi M vivete tutti insieme in una sola casa? No. E quindi qui non c'era nessuno? No, non c'era nessuno, c'erano i troli draghi. Non l'ho sentito perché ride. Poi la zeppola. Vabbè, devo farla. Dove fa ridere, stai pisciando addosso. Freddy, un punto fortuna perché hai la zeppola, ne puoi avere fino a 4. Io volevo sapere come funziona la mia macchina fotografica e quanto tempo ci mette a fare una foto. All'interno della tua macchina fotografica c'è un piccolo esserino chiamato Imp, è una specie di demonietto, che molto velocemente guarda quello che deve fotografare, che deve rappresentare e ridisegna tutto quanto. E quanto ci mette a fare una foto? Pochi istanti. Ho chiesto se non c'era nessuno quando non c'è stato il... Il santuario è chiuso di notte, ci sono soltanto i draghi. Le uniche persone che di notte entrano, ti dice Emma, è il signor Crispus Noblers, la Noblers Son, a portare polvere di carbone. Per cosa polvere di carbone? Diamo da mangiare ai draghi. Ci sono stati ammanchi di polvere di carbone? In effetti nessuno ha portato il carbone questa notte, ma vi prego, potete fare queste domande a Lady Rosie Devant Moley. Vi accompagna all'interno di una stanza dove vedete altri draghi e vedete arrivare poi una signora tutta compita, vestita per bene, molto elegante, però non è spocchiosa. Salve, il mio nome è Lady Rosie Devant Moley. Sono io che ho chiamato la guardia. Il mio più grande sorriso e mi inchino molto goffamente nei confronti della Lady. Io mi scappolo. Vabbè, credo di essere una grezzona io, no? No? Perché dovresti essere grezza? Io sono tutta cucita, fatta a pezzi. Ma non perché sei grezza, sei cucita perché hai trovato delle parti migliori e le hai sostituite. Ogni tanto trovi dei pezzi che sono migliori perché magari hai subito uno schiacciamento della mano e hai preso un'altra nuova. Il naso, per esempio, te lo sei bruciato per colpa delle torce e lo hai cambiato. Ok. Quando tu dici "ma che begli occhi che hai", non sempre è un complimento. Li guardi con invidia. E interesse. Ci sono venuto dopo, scusate. Perché ha cambiato il cervello e l'ha preso uno AB qualche cosa. Abbi qualcosa. Ecco, l'unica cosa che probabilmente ti resta è il tuo cervello. Però non sei grezza, o almeno non sei grezza se non vuoi, puoi esserlo o no. Ci dica quanti draghi dovrebbero essere scomparsi. E dice, vediamo, allora manca Gunther. Sono circa 12 draghi, ma soprattutto Gunther. No, E Gunther. Gunther è sempre un drago? È un drago, sì. Gunther è un drago con il muso tutto schiacciato, il muso da pixie, tutto schiacciato, ed è una razza molto particolare che richiede molta attenzione. Tira fuori dal taschino un orologio, mancano esattamente 8 ore. Se non gli vengono dati questi additivi nutrizionali, entro 8 ore esploderà. Che cosa Vabbè, succede? essendo piccolo esplode piccolo. L'esplosione di un drago può essere abbastanza devastante. Se messo per esempio vicino a un muro, può creare un buco abbastanza grande per far entrare una persona. Ah, beh, Ecco. c'erano esplodere. Sono spariti 12 draghi. E tutti i draghi sono esplodibili? Esplodibili? Sono tutti esplodibili, sì. Esplodono
quando sono arrabbiati, quando sono eccitati, quando sono felici, quando sono spaventati. I draghi hanno le Però- ali, vero? Hanno le ali, si svolazzano un pochettino anche, ma non volano tanto. Ma ci sono stati degli ingressi particolari, qualcosa di strano? È partito un dente, glielo raccolgo. No, a parte questa notte, che non sappiamo cosa sia successo, ultimamente non è successo niente di particolare che io sappia. Niente fuori dall'ordinario. Nessun soggetto strano che possa essersi recato qui nella magione. Nessuno può entrare qui, soltanto io, Lady Ramkin e il proprietario della Knobler Son, Chi è Lady Ramkin? la moglie di Vimes. Beh, andiamo a parlare anche con lei. Lady Ramkin non è disponibile in questi giorni e ha lasciato la città qualche giorno fa per affari importanti. Quindi Lady Milady mia Lady, Sir Crispus è un Sir o è solo un Crispus? No, è semplicemente il proprietario della Knobler Son. Si trova a Warfinger Street, Mi dicevano che doveva essere lui l'addetto al portaggio delle ceneri. della polvere, sì. Polveri, cioè, Come troll conosci benissimo, anche tu ti nutri di minerali, eh. conosco e mi piace anche tanto. Pare che non si sia visto. Manca la consegna della polvere di carbone. E lui dove lo potremmo trovare? In Warfinger Street. Lui ha il negozio a Warfinger Street. Cazzo no. Il gioco è diviso a scene. Cercate di completare la scena prima di muovervi altrove. Nel momento in cui abbandonate una scena, potreste tornare e non trovare la stessa scena, nel senso magari è successo qualcosa, viene ecluso, è esploso tutto quanto, altri indizi possono essere scomparsi per qualsiasi motivo. Direi che dovremmo cercare delle tracce. Ma questo fuoco tutto, cioè questa roba tutta sbruciacchiata. Ah, è colpa dei draghi. I draghi purtroppo Draghi. a volte si eccitano e emettono delle fiammate, sbruciacchiano un po'. Normalmente riusciamo a contenerle, però per esempio l'ala est del palazzo in questo momento la stiamo cercando di sistemare perché purtroppo è sbruciacchiata. E non ci sono tracce che entrano o escono da questo posto? Beh, lo chiedi a dei civili qualunque, ma connestabile, siamo noi Beh, poliziotti. magari hanno trovato, che ne so. Voi notate, guardandovi attorno, comunque notate che per terra, per esempio, ci sono delle tracce di un carretto che sembra essere stato trascinato via e ha lasciato dei solchi nella cenere delle stanze e seguendole vedete che porta verso l'ingresso e il cancello da cui siete entrati. E porta direttamente qua nella struttura? Le vedete proprio lì dentro alla stanza dove siete. E vanno anche da qualche altra parte all'interno della struttura? No, da questa stanza vanno verso l'ingresso e poi escono. Questa stanza qua è la stanza principale dove vengono tenuti i draghi. E in effetti vedi che un drago si avvicina a Surley e ti guarda con gli occhioni. Sto guardando. Piccolo drago, dove sono finiti i tuoi amici draghi? Se non parlano i draghi. Qualcuno sul draconico? Il draghesco? Il draconiano? Il dragostea? Intei, numanumaie. Un draghetto, portaci verso i tuoi amici draghi. Il draghetto apre le ali, svolazza, ti si appoggia al petto, si aggrappa alle spalle Prendo, vuole guidarci verso i suoi amici. e vedi che ti appoggia la sua testa sulle tue spalle, senti questa pelle ruvida con le squame e dei cornini che ti si graffiano un pochettino la faccia. Il tizio del carbone, che tipo è? Possiamo avere qualche info in più? Cosa volete sapere esattamente? È una persona, lo conosciamo da parecchi anni, viene sempre... È una persona di fiducia. Sì, certo, non gli avremmo dato le chiavi altrimenti. Va bene. Ed è la prima volta che non porta a compimento il suo compito. Sì, è la prima volta che non porta il carbone. È una cosa alquanto strana. Ah, quanto strano, in effetti sì. Meno male che ci siete voi a investigare, perché siete davvero bravi. Sempre detto che il nostro gruppo è il migliore di tutta Ankh-Morpork. Surly, noti che il piccolo draghetto di nome Albert ha in bocca qualcosa bloccato, come se non riuscisse a parlare. Ecco perché non parla, ha qualcosa che gli blocca il fiato. Tu, che sei abile chirurga, vieni, tranquillo Albert, adesso ci pensa la nostra Non c'è Iron. bisogno di ammazzarlo, No, devi fare un'operazione dentaria per togliergli la cosa che gli blocca la... Vedi che Albert, mentre tu discuti, fa e ti svomita tutto quanto addosso e hai una spalla completamente vomitata di liquido grigiastro e vedi che in mezzo a questo liquido c'è anche un pezzo di tessuto che era rimasto bloccato in bocca ad Albert. Un tessuto, hai Goraina.
perché ti chiami così, giusto? Cosa devo fare? Mi faccio una veste? Analizza il tessuto. Analizza ma te lo deve dire un nano, ma se io? i troll fossero stupidi. Mia nonna. Ma perché devo farlo io, scusa? Che cazzo è? Sei tu l'esperta di tessuti? Io sono l'esperta di tessuto. Certo, sei una femmina. Ma che forse sono detto Bibi, ci sarà un motivo. Sei l'esperto forense, dai. Vabbè, ti sembra del tessuto, probabilmente appartiene a qualche vestito di qualche tipo. Lo guardi in controluce e dici è tessuto, poi lo guardi meglio e fa è marrone. Meno male, bene, devo dire che siamo proprio il migliore gruppo di poliziotti di Ankh-Morpork. È del tessuto marrone. Faccio la foto del tessuto marrone. E Rosy vi dice secondo me quello è un indizio. Sembra un mantello, sembra un pantalone, sembra un pezzo di tessuto di un sacco. Sembra un pezzo di un tessuto di un vestito, non di un sacco, non di una bandiera. Ha anche una specie di piega, come se fosse appartenuta a un vestito abbastanza elegante o comunque un vestito in piega. È un nobile. Ma anche noi di vestiti. Eleganti o no? Il nano è vestito più che altro con armature. Il troll invece ha i vestiti che gli sono stati scolpiti addosso, invece tu hai i vestiti che vuoi. Li ho non marroni. Non sei indagata. Le tracce delle ruote di carro passano attraverso il cancello per uscire come se il cancello fosse stato aperto in maniera lecita. Sì, non sono state rotte le serrature, quindi probabilmente chi è entrato doveva avere le chiavi o essere un abile scassinatore. E tutte le Emma si vestono di azzurro. È azzurro, verde, sono vestiti abbastanza sgargianti. Sto pensando, se devo fare qualche altra domanda intelligentissima come ho fatto finora. Girando per la stanza notate alcune cose. Vedete che c'è appeso a un muro un menu di un locale, c'è scritto Lamp and Needles. Vedete degli articoli relativi al santuario che sono stati messi all'interno di cornici e appesi al muro. Emma non nota niente al di fuori dell'ordinario a parte il fatto che sono spariti dei draghi 12 esplosivi. e le cose per terra. Lady Rosy all'interno della casa non abbiamo notato nessun'altra cosa mancante. No, all'interno del santuario in generale. Il santuario è là. È la casa. Vengono portati i draghi malati che i nobili possono tenere a casa e ce li consegnano per trattarli bene e fare in modo che vengano curati. Vabbè, ma parliamo di questo tessuto marrone. Non conosciamo nessuno che ha delle divise di vestiti marroni. E il tizio del carbone che non ho scritto il nome si veste di marrone? Crispus. Non di solito, non ho mai fatto caso. Vestiti marroni, vi dice Lady Rosy, li trovate un po' ovunque. Delle divise dell'esercito di Stolat nel Quirm che si vestono di marrone, però sarebbe abbastanza fuori posto qua. Direi di andare a cercare notizie di Crispus. Giusto per arrivare a un concreto. Il carretto è entrato, è uscito, ma non ha consegnato il carbone? No. No, ma probabilmente ha portato via i draghi. Ci sono tracce di arrivo più leggere, tracce di carro che va via più pesanti? Mi sembra il momento giusto per fare un tiro dopo questa domanda. Come fai a sapere una cosa del genere? Se ci sono almeno 4 tracce o comunque 2 tracce comparabili, se ce n'è già una più alta rispetto all'altra. In realtà ti posso dire già la risposta, ma voglio farti fare un tiro per vedere come si fanno i tiri. Come si fanno i tiri? Allora, tu mi descrivi quello che fai, quello che vuoi sapere, quello che vuoi ottenere. In questo caso vuoi sapere se noti la differenza nelle tracce tra l'ingresso e l'uscita del carro. Mi dici con quale abilità tiri, io tiro un dado da 8 e dico a te, ok, visto che hai descritto questa cosa e lo fai con qualcosa che sei capace a fare, ti do un dado da 10 e un dado da 12. Oppure mi dici, mi guardo per aria e mi metto il dito nel naso e ti do un dado da 4. Il tuo dado deve superare il risultato del dado da 8. Bibi, cosa usi? Tanto troll conosco i terreni a menadito, perché sono di terra. Ma noi possiamo aiutarlo in qualche modo, no? Lo potete aiutare dopo, se lui fallisce. Ah, ok. Ti do un dado da 6, perché non mi hai convinto troppo. Non ha detto niente. Allora, io ho fatto 4, tiro un dado da 6 e devi fare uguale o superiore. Hai fatto un fallimento, quindi ti prendi una conseguenza, perché non sei riuscito nella tua impresa. La conseguenza la decido io, in questo caso è una conseguenza lieve, perché comunque sei semplicemente distratto. Tu puoi fare due cose: utilizzi un punto fortuna e abbassi la conseguenza e da lieve la abbassi a nulla, ma spendi un punto fortuna, o qualcuno può utilizzare un punto fortuna, descrivermi cosa fa, utilizzare un tratto e ritirare per fare più di 4. Se lo dovessi aiutare, io uso un punto fortuna. Sì, mi descrivi come fa, poi
uno dei due tratti sulla scheda. Una qualsiasi parola la devi tirare, storpiare, fare in modo di utilizzarla per avere un successo. Potrei capirlo, dato che io sono un chirurgo, spingo i lettini con e senza i cadaveri, quindi riesco a capirlo. Va bene, hai un dado da 10 Ho un dato da 10 e faccio così. e fai anche tu 3. Brava. Anche tu in questo caso prendi la conseguenza, perché quando aiuti e fallisci entrambi prendete la conseguenza. Resta da vedere se il nano in qualche modo vi può aiutare, magari anche lui spende il punto fortuna e vi aiuta in qualche modo, Innanzitutto hai l'altezza dalla tua parte. perché sei più in basso e quindi vedi meglio il pavimento. Esatto. Prende un punto fortuna Bibi, arriva al massimo di 4. Essendo lui un fotografo riesce a capire la profondità, facendo una foto, riesce a capire la profondità della ruota che è passata, se è più profondo il solco o se è meno Scusatemi, profondo. è molto chiaro. La ruota che ha lasciato un segno sul campo, in quanto fotografo sono esperto di profondità di campo, quindi è chiaro che capisco con esattezza quanto pesava il passato. Ti do un dado da 12 perché sei riuscito a storpiare benissimo le parole. E ci voleva. Basta. Era quello che stava cercando di fare Claudia in circa 50 parole. Ho preso il dato più grosso di tutti. Ti prego, fai 3. Che tu. Dimmi che fai 3. 12. Vedi in effetti che il carretto molto probabilmente in uscita era più pesante di circa 12 draghi. Minchia, ha fatto 12, quindi Ha fatto un bel successo, quindi. Tra l'altro vi posso anche aggiungere che mentre usciva il carrello carico di draghi, i draghi non volavano, perché altrimenti I draghi sarebbe non volano. pesato meno. Scusami, e come li ha portati fuori questo stronzo 12 draghi? Erano senza- ubriachi con l'alcol. Scusi, Lady Rose, Mi dica, lei è il più silenzioso di tutti? mi dovrebbe verificare le scorte di alcolici in casa per capire se rispetto a ieri sono diminuite una quota corrispondente a 12 draghi. Non abbiamo alcolici qui al santuario. Quanto dovrebbe bere un drago per essere completamente ubriaco e essere portato Ma- via? I draghi non sono abituati all'alcol, quindi molto probabilmente basterebbe una bottiglia di quelle piccole, 200-500 ml. è un azzardo, perché infilare dell'alcol nella bocca di un drago sputafuoco si può esplodere in qualsiasi momento. No, e poi devi essere sicuro che tutti e 12 sono ciucchi persi da uscire senza creare problemi. Ma i draghetti che abbiamo qui sono mansueti, tranquilli. Albert, appoggiato alla spalla di Sir, avvinghiato alle sue braccia, sono amichevoli. Ma ci siete voi e quindi sono tranquilli. Se arriva una persona che cerca di rapirli, insomma, proprio tranquilli non è. Dipende da come ti tratta, perché se dice vi voglio rapire, magari sì, però se li tratta per bene, dice vieni qua e li posa delicatamente sul carretto ed è notte e loro stanno dormendo, magari se ne fregano, sì, ok, e se ne vanno. La conclusione è che se li è portati via. Se abbiano bevuto o meno, quello lo appureremo in un secondo momento. Adesso dobbiamo scoprire il movente. Quanto costa un drago sul mercato nero? Oppure il mercato rosso se sono draghi rossi o verdi se è un drago verde? Oro se sono tranquilli. Quello è un compro oro. Guarda il compro. Diciamo che un drago di razza allevato per bene può venire a costare anche un 200 o 300 dollari. Voi guadagnate circa 48 dollari al mese. Potevamo rapirli noi i draghi, smettere di lavorare. Caro buon nano, ritengo che il fatto che ci siano dei draghetti esplosivi in giro per la città non possa portare a nulla di buono alla città stessa. Qualche Caro evento Troll. particolare in città che potrebbe destare Ah, sì. interesse? C'è il festival dei draghi esplosivi. Non che tu sappia, sapete che Hogswatch arriverà tra qualche mese, un paio di mesi, quindi quello è l'evento più importante della città. Il patrizio non dovrà girare per la città, nessuna sfilata dei maghi dell'Università Invisibile è prevista. Che cazzo servono questi draghi? Cosa devono fare esplodere? Tra l'altro per far esplodere qualcosa è più comodo usare della dinamite o della polvere da sparo, no? No, è più facile usare dei draghi. Andiamo a cercare il Crispus. Devono fare un colpo in banca, rapinare una banca. Ci sono delle banche? Sì, ci sono delle banche. Ci sono delle banche. Stanno facendo una rapina in banca. Vabbè, andiamo a cercare il tipo a sto punto del carretto. L'ho detto prima io. Quante banche ci sono? Ce ne sono almeno 2 di grandi banche. No, neanche tante, dai, credevo di più. La maggior parte della gente non ha molti soldi da mettere da parte e la maggior parte dei ricchi si affida ad altri sistemi. Il fatto che possa venire organizzato un colpo a una banca non dovrebbe essere una notizia al corrente della Gilda dei Ladri. Sicuramente sì, la Gilda dei Ladri vi potrebbe aiutare, soprattutto perché il numero di furti che possono avvenire in città è limitato.
soltanto un ladro della gilda può rubare all'interno di Ankh-Morpork, deve dichiarare quanto ha rubato, non può superare la sua quota e deve rilasciare la ricevuta al derubato. Il derubato, invece di essere derubato, volendo, può pagare una quota annuale alla gilda per non essere derubato. Vabbè, questa è la mafia. Sì. È la Gilda. Molto lineare. E la gilda dei ladri funziona così. Cercherei prima Crispus e poi andrei a cercare qualcuno della Gilda. Tanto sappiamo dove sono. Sì, certo, sapete dov'è la gilda dei ladri. Quindi andate a Knoblers Son, a Warfinger Street. Dovete attraversare il fiume Ankh. E il punto più vicino rispetto a dove siete voi è attraversarlo tramite il Miss Bigot Bridge, che è questo qua. Miss Bigot. Miss Bigot's Bridge è un vecchio ponte molto largo, perché comunque il fiume anche in questo punto sarà 90-100 metri, in pietra, con due grosse torri sulle due banchine del fiume, un pochino arcuato in maniera stramba. Vedete che ci sono delle strutture di sostegno che sembrano essere delle impalcature un pochino malandate, sembra che stiano facendo dei lavori, è abbastanza solido, e vedete che sopra il ponte ci sono un pochino di case. Sapete, tra l'altro, che il ponte è anche la casa di uno dei vostri compagni connestabili, il connestabile Miss Bigot. Miss Bigot è Ampersand, che è un gargoyle. Ma dai. Ponte Miss Bigot proprio perché c'è il gargoyle Miss Bigot. Il gargoyle Miss Bigot si chiama così per il ponte, o forse il contrario, non lo sapete. Miss Rosie, prima che andiate via, vi dice: mi raccomando, questo, e dà in mano a Cliff una boccettina con dentro del liquido, questo è l'additivo da dare a Gunther, mi raccomando, Un additivo addizionale. nutritivo. Entro 8 ore, anzi ormai 7 ore e 45, tic, tic, Oh mamma, che ansia. altrimenti esplode. Perfetto, lo tengo qua. Surly, cosa fai di Albert? Lo portiamo con noi. Sì. Lo portate via? Se troviamo degli altri draghi, lui li annusa e ci porta da loro. Potete fargli annusare il tessuto. Tipo cane. Ah, mi pulisco il vomito, Gary. Ok, va bene. Guardo che camminando per strada in città vedo della gente col tessuto marrone addosso. Sì, ne vedi parecchie. Dovremmo andare in una sartoria. Fermi tutti. Cerchiamo una sartoria vicino a Miss Rose e vediamo se qualcuno ha comprato di recente un tessuto di quel colore. Magari un tessuto molto raro. Mentre attraversate il ponte, a un certo punto ci sono parecchie persone. Surly sente tonk sul suo elmo, una pietra che sta lanciata contro. Girandosi, vede un gruppo di ragazzini, di cui uno guarda Surly, gli fa la linguaccia e scappa via. Chi è? Lo conosco. No, assolutamente no. Simpatici ragazzini. Una banda di microcriminali. Probabile. Non sono organizzati in gilda, potrebbero essere passibili di multa. Li vuoi arrestare? Li vuoi inseguire e arrestare? No, non frega niente, sono dei ragazzini. Andiamo avanti, facciamo la missione vera. Va bene, continuate a camminare e raggiungete Warfinger Street alla Noble Son. Allora, Cosa che stai facendo adesso? Stiamo andando alla Warfinger Street. Ah, sì. Warfinger Street si trova a Dimwell, un altro posto di Ankh-Morpork. Qua ci sono un sacco di carri che passano avanti e indietro, c'è un sacco di commercio e sentite gli odori di vari tipi di carne. Ci sono vari tipi di negozi, vari piccoli negozi, uno vicino all'altro, hanno magari un po' di spazio per arrivare sul retro, dei piccoli vicoletti. Vi trovate davanti a quello che è un'insegna di bronzo, una piccola insegna di bronzo, Nobles Son, e la porta sembra essere chiusa a chiave, mentre tutti quanti gli altri posti qui attorno sembrano essere aperti. Questo è oltremodo sospetto. Vedete una piccola troll appoggiata al palazzo che muove le braccia avanti e indietro e dice: no, è chiuso. È tutta la mattina che cerco di aprire, ma non c'è nessuno. Non viene nessuno. Non so perché. Urlo forte forte e dico: aprite in nome delle guardie di Ankh-Morpork. È chiuso, non c'è nessuno. Chi ha bussato? È chiuso. E dove sono andati tutti? Non lo so, non l'ho mai visti, non l'ho mai visti. È chiuso. Sono qui da quando sono arrivato stamattina e non c'è nessuno. Perché sei arrivato? Per comprare il carbone? Cosa siete come poliziotti? Avete visto cose brutte, spettacolari, pericolose? Sì. No, Sì, in sì. realtà no. Vi accorgete che, a differenza di come avrebbe dovuto parlare anche Cliff, parla con parole abbastanza non forbite, ma comunque abbastanza loquace e con parole abbastanza interessanti, non semplici. Molti troll sono semplici, non stupidi, ma semplici. Quindi dicono: no, casa, cibo. Chi sei, Pampina? Il mio nome è Sierra, io mi chiamo Sierra. Sierra. E chi sei, di grazia? Cosa fai qui? Cosa faccio qui? Volevo comprare del carbone, volevo mangiare. Ho fame. E perché sei qua da stamattina? Perché il carbone, c'è carbone. Ma se non c'è nessuno, Aspettavo che arrivasse qualcuno. aspetti tutta la vita? No, aspetto mezz'ora,
Un'ora, meia d'ora, Da quanto sei qui? mezz'ora. 3 quarti d'ora. Ho detto che da stamattina È da stamattina. arrestiamo. È mattina. Mattina. Sono circa le 9 del mattino, Perché? Chi cercate? Signor Knoblers? Sì. Crispus, Crispus? Ah, l'hai visto? no, è chiuso. Quando l'hai visto l'ultima volta? Tu sai qualcosa? Certo, cosa vuoi sapere? Come lì è chiuso? Non lo so, è chiuso. Tu hai chiesto se sa qualcosa, lei qualcosa sa. Ma sei una cliente abituale? Sì, ogni tanto vengo a mangiare qua a prendere il carbone. È buono il carbone del signor Crispus. Ma mangia il carbone questa qua? Tutti quanti i troll mangiano le rocce. Mangia il carbone. Scusa, Nano, tu che mangi, cosa mangi? Scarafaggi? Noi mangiamo... Mangia ratti, il nano. Ecco, quindi... E io cosa mangio? Cervelli? No, mangi quello che mangia una persona comune. Ah. Anche i cervelli, volendo. I ratti sono una specialità per i nani. I ratti fritti soprattutto. Ti ripropongo la domanda precedente. Quando hai visto l'ultima volta il signor Crispus? Sono stata qui qualche giorno fa, 2 o 3 giorni fa. E sembrava tranquillo? Sembrava il signor Crispus, era allegro, mi ha dato da mangiare qualcosa, mi ha offerto qualcosina perché quando lui comincia a tagliare il carbone ogni tanto dei pezzi avanzano e quindi me li dà. E il carretto non c'è qua nei dintorni? Sul re. Sul retro, vai sul retro. Andiamo. Vai sul retro e vedi sul retro che in effetti il carretto non c'è, ma noti che ci sono le tracce. Di carretto pesante? Vado subito a controllare se le tracce hanno lo stesso peso rispetto a quelle in precedenza già registrato o se nel frattempo sono stati scaricati dei draghi. Le tracce hanno lo stesso peso del carretto quando è entrato nel santuario. Quindi vuoto. Hanno scaricato qua i draghi. Apriamo. Sfondiamo la porta. Troll, sfonda la porta. Era vuoto. L'hanno preso da qua e se lo sono portati via. Io non so perché l'ha scaricato, non lo so. Sfondiamo la porta. Perché pensi che l'abbiano scaricato? Perché se ha lo stesso peso di quando è entrato nel che era vuoto. Quando è entrato nel santuario era vuoto e infatti qua è vuoto. Le tracce sono di quando era vuoto. Ma il carretto non c'è. Quindi hanno preso un carretto vuoto, l'hanno portato vuoto e non l'hanno riportato dopo averlo scaricato. Scusate. Siamo passati alle 10:30. Cominciamo a sfondare la porta. Un attimo, No? scusate. Io sfonderei. Vabbè, no. Ricapitoliamo. Allora, sono entrati col carretto vuoto, hanno preso i draghi e sono usciti col carretto pieno. Sì. Sono tornati nel negozio del carbone. No. Perché sono tornati nel negozio del carbone? Dice che sono usciti col carretto vuoto. Esatto. Anche perché il carretto del carbone si trova nel negozio del carbone prima. Ok, ho capito. Chiedo alla troll davanti al negozio se per caso ha sentito. No, sono qui con te. Che c'è? Che c'è? Dimmi. Ecco, hai sentito mentre il carretto passava un uomo che gridava gelati? No. Vabbè, era un tentativo da fare, secondo me. Con la bimba di cui non ricordo il nome. Sierra. Il mio nome è Sierra. Sierra. Sierra perché hai trovato Sierrato, sì, avrei dovuto ricordare. Non è che hai degli occhi di ricambio, perché quelli della mia collega sembrano essere un po' fallaci. No, è che è mezzanotte, cioè io sono stanca questo. È una roba che andrà fatta in pomeriggio questa. Entriamo nel caseggiato. Va bene, quindi sfondi la porta o entri dal retro. Il retro è aperto. Sfonda la Ma porta. magari è aperta. Ma siamo delle guardie, sfondiamo qualcosa, distruggiamo un bene privato. Dobbiamo proteggere e scoprire senza fare troppe scartoffie, e l'ingresso non autorizzato in un edificio porterebbe a troppe scartoffie. Scusa, ma proviamo ad aprire, magari è aperto. Bravo. Hai già il massimo dei luck point, se no te ne darei un altro, mi spiace. La apro. Posso scassinarla io. Va bene. Vuoi scassinarla? Facciamo un tiro, dai. Vuoi scassinare? Cosa usi delle tue abilità? Uso ovviamente la mia abilità speciale specifica. No, come scusa? La tua abilità? Quella specifica perché No. Abilità? speciale. Ok, brava. Specifica. Siccome ho la fermissima nell'operazione, avrò la mano fermissima anche nel piccolo. Hai un dado da 12 da tirare. Tira pure un dado da 12. Io tiro il mio dado da 8 e faccio 1 e tu hai fatto 2, ma io ho fatto 1. Quindi sei riuscita tranquillamente, senza problemi, a scassinare la porta. Clicchi, clac, e riesci finalmente ad aprirla. Entrate nel negozio. Notate che Sierra è lì con voi e vi segue nel negozio. Ma che cacchio vuole questa? Gli dite qualcosa? Sì, Signorina, cosa viene vuole, signorina? fuori signorina, lei non può Perché? Ma io volevo vedere. Siamo dei pubblici ufficiali, si accomodi Sì, fuori. infatti. grazie. Volete picchiare qualcuno? No, innanzitutto a lei faccio foto perché abbiamo già capito, si metta frontale, profilo destro
e di schiena, di schiena. che devo fare le foto segnaletiche di schiena, perché noi guardie di solito spariamo nella schiena perché siamo un po' vigliacchi, quindi dobbiamo riconoscere da dietro. Quando entrate all'interno del negozio della Knobler Son, sentite un odore di carbone, ovviamente, mescolato con un pochino di rame, delle superfici ben pulite e vari barili di carbone. Notate che all'interno del negozio ci sono appunto vari barili di questo carbone, ma vedete soprattutto vari tipi di carbone che sembrano essere quel carbone perfetto che si utilizza per Hogswatch. Hogswatch è la festa come se fosse Natale nel mondo del disco. L'assaggio. È buono. Vedi che è molto particolare, molto ben definito, a differenza del carbone che mangi normalmente, che è un pezzo di pietrisco, tutto quanto grumoso. Questo è tutto quanto rifinito, ripulito, vedi che è scintillante quasi, è bello lucido. Un'altra cosa che notate una volta che entrate nel negozio, vedete che Cliff si ferma e si distrae a mangiare carbone. Ma una cosa che notate, sentite dal piano di sopra e vedete che c'è un piano di sopra e dalle scale sentite un L'hanno fatto prigioniero. Forse l'hanno chiuso in un armadio. Si sta soffocando col carbone, presto. Salite le scale? Sì. Saliamo le scale 5 gradini alla volta. 5 gradini alla volta. Non li riesci a fare 5 gradini. Me lo porto in spalle. Vabbè, tu porti in spalle lui, che lui porta in spalle Albert, giusto? Perché così, cioè lui c'è anche ora Albert. Ah, sì. Arrivate al piano di sopra, è abbastanza buio, notate un corpo legato con le mani dietro la schiena, seduto a terra, che fa... E la cosa che notate in particolare, che nota soprattutto Igorina, è che c'ha un solco largo circa 5-6 centimetri sulla testa, che è rientrata, il cranio che sembra essere sfondato, sangue che gli cola davanti e dietro, il suo cranio sembra essere stato sfondato, e lui che lì che va... Beh, togliamo il bavaglio. Grazie, per fortuna che siete arrivati. Non so cosa sia successo. Il cranio come è messo? È da sistemare o... Lo tocco sulla fontanella per sentire se molle. È molle, sì. Che succede? Perché? Che fa? Lei ha la testa molle, lo sa? No, non ho la testa molle. Perché dite così? Slegatemi, aiuto, cosa fate? Aiutatemi. Un attimo. Prima fotografare. Fotografa. Sì, un attimo, perché sono incuriosito da questa cosa della testa molle. Sì, non tocchi. Stai contaminando le prove, così. Fai prima la foto e poi contamina. Quindi è ipnotico. Ma non toccare! L'ultima volta. Igorina vede che è una ferita mortale proprio. Ma da che cosa potrebbe Però non è essere morto. stato colpito? Non ti interessa il fatto che lui sia morto. È una ferita mortale, ma lui non è morto. È lì che parla tranquillo. Una ferita mortale? L'hai detto tu. Io l'ho detto. Tu l'hai detto. Ce l'hai detto tu adesso. Ferita mortale. Riferisco le tue parole, è una ferita mortale. No, io non ho mai detto. Sì, l'hai detto adesso. Io ho detto che è una ferita mortale? Sì. Igorina l'ha detto. Tu sei Igorina. Oh mio Dio. Io non ho mai detto che è una Non ferita Claudia, Igorina l'ha detto. L'hai detto tu! Ma tu, non tu. 23-38. Non connette già più. È una ferita mortale? L'hai detto tu. Non è morto? E io intanto slego. Grazie. Ehi, è Crispus? Sì, io sono Crispus. Provi a toccarsi la testa da solo. Vedi che si tocca la testa. Che succede? Aiuto! Perché? Non è possibile, che è successo? Chi è stato? Si calmi. Chi è stato? Chi è stato? Non lo so chi è stato. Cosa? Perché cosa mi è successo? Perché ero legato? Perché c'ho un buco in testa? Signor Crispus, stia calmo. Ma perché non è morto? Ma siamo poliziotti, cerchiamo di mantenere un attimo di calma e contegno. Sapete che ci sono le persone che sono troppo abituate, troppo ossessionate dal proprio lavoro, che anche in caso di morte continuano a vivere come degli zombie. È la mia condanna, proprio più. Aspetta che guardo le mail intanto. Come è vestito il signor Crispus? È vestito di nero. Conosce qualcuno vestito di marrone? È buono. Conosce qualcuno vestito di marrone? Diverse persone vestite di marrone. Ce ne dica uno. Mark. Un altro? Poi c'è Marcus. Un altro? Markin. Un altro? Marcus. Markel. Ce li ridica di nuovo dall'ultimo al primo. Markel. Markin, Marcus e Mark. Adesso li mischi, fa 1, 3, 2, 4. Ma che cosa è successo? Perché c'ho
Io l'ultima cosa che mi ricordo, la testa mi fa un po' male. Non la tocchi. Non tocchi la testa. Cosa ha visto? Ho visto un tatuaggio, era sul braccio di qualcuno, un braccio di qualcuno che diceva Dimmers IV sempre. È quello che mi ricordo, è l'ultima cosa che ho visto. E poi, non lo so, ho visto voi. Quindi sono morto? No, assolutamente no. Cos'è che diceva il tizio del tatuaggio? Immersivi o sempre? Dimmers IV sempre. Questo braccio aveva per caso un abito marrone? Simile a questo? E gli facciamo vedere il pezzettino. Simile a quello, c'è quella giacca lì che non è mia. Guarda, abbiamo trovato la giacca. Guardiamo se la giacca ha un pezzo che manca a forma di pezzo nostro. No, è una giacca marrone, non manca nessun pezzo. E il tessuto? Il tessuto sembra essere perfettamente identico e notate che la giacca sulle maniche è sporca di inchiostro. Non ha senso tutto ciò. Tessuto marrone, l'inchiostro. L'inchiostro viene utilizzato in un posto dove non ci sono i computer per qualsiasi lavoro a una È scrivania. stato un giornalista. Senta, lei con la testa molle. È molle questa testa, è blocco. Ma le fa male? No, niente, Ho scusi. un pochino di mal di testa, ma sono morto allora? No. Non posso Senta, no, scusi un E attimo. perché c'ho un buco in testa allora? Allora, mentre parli ti faccio la foto col flash per stordurti. Allora, senta, una domanda flash. Ma ha visto dei draghi come questo? Gli faccio vedere il nostro drago? Sì, ne ho visti parecchi ogni volta che consegno il carbone al santuario. Di recente sopra un carretto? No. Ha visto un carretto senza dei draghi? Sì. Aveva un carretto qui che adesso non c'è più? Non c'è più il carretto neanche? Sono morto e non c'è più il carretto? Controlli se Volete darmi qualche altra notizia cattiva? Ha visto che gli hanno giocato il carretto? Sì, che ieri non ha consegnato la polvere di cenere e hanno rapito 12 draghi. E lei ha la testa veramente molle, se lo lasci dire. Se grandine è un casino, Posso studiare questa questione della testa molle, capire da cosa potrebbe essere stato colpito. Certo, No, finalmente. va bene. Fai un tiro, dimmi come lo esamini, che abilità usi per esaminarlo. Sono un chirurgo, quelle mediche. Ho capito, ma deve essere una descrizione di quello che fai in base alle tue caratteristiche. Con estrema attenzione mi avvicino alla... Ho visto che hai sollevato gli occhi al cielo. No, Sì, non lo sì. farei mai. Non lo farei mai. Con estrema attenzione mi avvicino a questa ferita, la controllo da vicino cercando di non toccare la ferita, guardo se ci sono magari dei rimasugli dell'arma contundente che l'ha colpito, se c'è una forma particolare. Se tu avessi letto la tua scheda, avresti potuto chiaramente utilizzare una abilità, un tratto che hai, che dice non ha problemi a chiamare una ferita alla testa con il proprio nome. È una tua abilità, è un tuo tratto proprio. Ma in ogni caso, visto che non hai utilizzato la tua abilità principale per riconoscere una ferita alla testa, non ti do un dado da 12, ma ti do un dado da 10. Un punto di sutura in tempo ne risparmia 9. Non ha problemi a chiamare la ferita alla testa col proprio nome. Cosa vuol dire? Non ho capito. Però guarda come molle. È pieno di buchi in testa. Non ho capito questa cosa, ma vabbè. Tira un dado da 10 e devi battere 5. Hai fatto 10. Secondo te è stata fatta chiaramente con una spranga, molto probabilmente un piede di porco, utilizzato per aprire le casse. E riesco anche a capire quanto tempo è stato fatto? Da quanto tempo? Sicuramente nella notte. 6 ore. La notte precedente, cioè io 6-10 ore fa. Una spranga. Spranga di ferro, hai detto? No. Un piede di porco. Signor Crispus, dove si trovava lei? Sì, no, lei si trovava qua. Qua. Ero pronto per andare a Lamp and Needles dopo aver consegnato il carbone. Aveva già preparato i sacchi con la polvere di carbone? Sì, certo. Dove si trovano questi sacchi adesso? Credo che siano sotto, vicino al carretto, che non c'è più, quindi vicino a dove era il carretto. Avevamo notato sacchi di polvere di carbone? L'avete notato? Sì, nel retro c'era comunque anche altra roba. Carbone e altri sacchi. Ma io che non ho paura di chiamare una ferita con il proprio nome alla testa. Oh cazzo, mi sono dimenticata. Che cosa? Cosa devo chiedere? Veramente? Sì. 23:48. Cioè ogni minuto che passa, ogni minuto perdi un colpo proprio. Forse hai la testa molle. Aspetta che no, non è molle. Ah no, Eccola. non riesco a capire come mai una ferita del genere non ha provocato la morte, dato che so che dovrebbe Ha provocato la morte. Lui è morto. È chiaramente morto. È uno zombie. Ci sono casi di soggetti che sono così attaccati al proprio lavoro. Sì, che aveva sentito che avete preso per il culo me. Allora, io non voglio più giocare con Claudia così ubriaca. No, ubriaca, sto dormendo. No, sto dormendo. Beh, si era bevuto questo coso. Che cazzo ho bevuto?
Fino al minuscolo. Se avessi potuto io sarei no. No, saresti uno zombie. Probabile. Ma quindi è morto. Eh sì, ve l'ha chiesto diverse volte e voi gli avete sempre detto di no, ma lui dice, ma secondo me sono morto. Posso continuare a schiacciargli la testa. Un pochino male mi fa, comunque. È solo forse l'idea. Che so, il frugo nella giacca, c'è qualcosa dentro. Frughi nella giacca. Nella giacca vedi che c'è... Tanto è morto, possiamo anche rubargli in casa, no? No, perché anche i morti hanno i loro diritti. Sono non morti, non persone. Il bar deve avere l'autorizzazione. Questa inclusività nei confronti dei non morti mi infastidisce, francamente. Senti, includono anche i nani. Trovate all'interno della giacca, in effetti, un foglietto spiegazzato appallottolato con varie frasi scritte male, dove sembra che ci sia scritto lamentele a riguardo di questi esseri che vengono da fuori, ci rubano il lavoro, dovrebbero stare a casa loro. Ah no, perché hai messo questo foglietto nella giacca? E facendo notare questo, sentite Crispus che dice sì, ma ora mi ricordo anche che chi è che è entrato parlava di golem, parlava di volerla finire, di avere dei piani, che loro mettono pietra su pietra e poi lasciano le case vuote perché noi non possiamo più permettercele. No, è chiaro, te lo spiego io, c'è un imprenditore del real estate che sta cercando di scacciare dalle case di basso valore i proletari per venderle poi a fondi internazionali e farsi miliardi. Io l'ho capita così. Era così? Non lo so, non è finita la storia, quindi. Ah, non è finita, così interrompo. Sai che non ci possono essere fondi internazionali e vendere di miliardi perché non è un posto moderno come il nostro. Vabbè, il concetto è quello, ci sarà qualcuno che si accaparra, caccia e poi utilizza le case dei sottoproletari per fare che so, dei palazzi per ricchi. È un'operazione di real estate. Questa è una cosa plausibile, ma dovreste indagare di più a riguardo. Arrestiamo chi sono i più importanti imprenditori del mattone di Ankh-Morpork? Ce ne sono diversi, di vari lord, vari ricchi. Crispus, ma Sì, scusi, è che Condizionato. ma lei viene in mente a cosa potrebbero servire 12 draghi? non saprei che farmene esattamente i 12 draghi, mi mangerebbero tutto il carbone. Lo dessero tutti insieme, dove li metterebbe lei? A casa di un mio nemico. Abbiamo dei nemici in città. Noi? Voi o la città? La città, no. La città e definire la città è difficile perché ci sono i nobili, ci sono le gilde, c'è i veterinari, c'è la guardia. La città in generale. Ankh-Morpork è una città a sé stante, non ha dei veri nemici, non ha un vero esercito. Come dicevo all'inizio, la maggior parte delle volte quando la città viene invasa, le porte vengono aperte, gli invasori vengono fatti entrare, vengono condizionati e inclusi all'interno della città e poi gli vengono fatte pagare le tasse. Ah, vedi? Vedi cosa? Non lo so. No, secondo me dobbiamo indagare. 1 sui colpi in banca, 2 sugli imprenditori edilizi. Non sta più reagendo. Il sonno, si sveglia alle 7. Nella giacca non ci sono ammanchi di tessuto. No, l'aveva già chiesto Surly. No. No, io l'avevo chiesto. No, l'ho chiesto io. No, l'avevo chiesto io. Vabbè, l'ho chiesto io. Questo tatuaggio Dimmers Ivi Semper non ci dice niente. No. Sapete che i Dimmers sono una squadra di football locale che vengono da Dimwell. È fondamentale. È un ultras. Andiamo dalla squadra. Dobbiamo ritrovare il luogo di ritrovo dei Dimmers. Sì, lo sappiamo. C'è un bar dove si ritrovano per fare la squadra. Io mi porterei dietro Crispus, andrei al bar e vedrei l'area. Io veramente ormai devo aprire il negozio, non è che posso tenerlo chiuso tutto il tempo. Ascolta, Ho capito. siamo Tanto è morto. Scusi. Ero morto, ma devo comunque pagare le tasse, se no mi tolgono via il negozio. Rischiamo che esploda tutto. Esplode il mio negozio? No, tutta la città, i demons. Qualche pezzo si salverà. Non il tuo negozio. Veniamo a bruciarlo noi. Signor Crispus, le chiedo soltanto una cortesia, un piacere. Sì, mi dica. Se potesse allontanarsi con noi per 5 minuti e poi la riaccompagneremmo qua al Va bene, mi posso fidare di questa faccia lì. sorridente. Ma solo perché l'hai chiesto te, non perché l'hanno chiesto quei due là. Strani. C'è quello che continua a pigiarmi la ferita. Quell'altro che potrebbe aggiustarmela, che neanche si propone di sistemarmi la ferita. Non ti sei neanche proposto di sistemargli la ferita. È morto. Un non morto non è una non persona. Prendo uno specchio. Ti riflette nello specchio? Si riflette, non è un vampiro, è un non morto solo. No. Andiamo a questo bar con Crispus. Andiamo al bar. Gli metto un calpello intanto in testa a Crispus.
Ah, va bene. È già Crispus. Il tizio. Questo è il carbone. Ti ringrazio per il riguardo, dice va bene, andiamo. Ah, viene con noi. Gliel'avete chiesto. Un attimo fa era lì, mo devo aprire se non voglio di fare niente. E poi ha detto, visto che me lo chiede il troll, la sua capacità di comunicare con le persone, allora lo faccio solo per lui. Winning smile. Direi che chiudiamo qui perché Claudio non riesce a ragionare, Emma non si riesce più a gestire. È mezzanotte, non siamo riusciti a finire la one shot. Questa prima sessione è finita così, senza una conclusione dell'avventura. I giocatori, soprattutto una, erano stanchi e anche io non ero perfettamente in forma. Presto uscirà la conclusione. Se siete appassionati di giochi di ruolo e volete ascoltare altre storie divertendovi, cercate l'altro nostro podcast con l'avventura introduttiva La miniera perduta di Fandelver, con Gaffin il Master.